Benvenuti, spettatori attenti e cercatori di verità, nel cuore che batte del nostro salotto di pettegolezzi. Oggi non vi porto solo una notizia, ma un racconto che graffia l'anima, dove l'amore sfida il peso di un palcoscenico troppo grande e l'eco delle aspettative. Sistematevi, respirate, perché ciò che è accaduto tra le colline di Istanbul e una radura ai margini della città cambierà il modo in cui guardate le fiabe moderne. Prima di addentrarci in questo turbine di sussurri e confessioni, vi ricordo che la nostra famiglia cresce con voi. Iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, attivate la campanella, e se volete la prima fila nel teatro delle emozioni, quel tasto iscriviti è il vostro pass riservato. A voi costa un attimo, per noi è un abbraccio enorme. Pronti a scoprire cosa si nasconde dietro il matrimonio dell'anno che non si è mai celebrato? Tutto era predisposto per l'apoteosi. Immaginate un set da Colossal, una villa che sfiora il Bosforo, pareti di fiori bianchi come neve nuova, cristalli accesi dalla luce aranciata del tramonto, e camerieri in livrea a orchestrare una sinfonia di calici e sorrisi. Cenk Torun e Massine Merabet stavano per essere incoronati sovrani di un sogno che milioni di fan avevano già scritto nei loro cuori ancor prima delle promesse ufficiali. Eppure, in quell'aria intrisa di profumi costosi e attese febbrili, è calato un brivido che ha raggelato i brindisi. Non fu un ritardo scusabile, né un capriccio da palcoscenico. A poche ore dalle note della marcia nuziale, la protagonista è svanita. La suite nuziale sembrava sospesa nel tempo. L'abito, candido e luminoso, riposava intatto sul manichino, vuoto come un fantasma di seta e pizzo. I pennelli del trucco erano allineati, mai usati, lucidi come strumenti chirurgici prima dell'intervento. La madre di Massine, con il viso rigato da lacrime che scioglievano il fondotinta, si aggirava stringendo un telefono muto, mormorando un pensiero in loop, come una preghiera smarrita. Era serena, questa mattina mi ha abbracciata. Ha detto che non aveva mai avuto un giorno più bello. Perché? Cosa è successo? Il panico si è propagato fra gli invitati come una polvere sottile, insinuandosi nei corridoi, tra sorrisi spezzati e sguardi indagatori. Cenk, l'uomo che tutti si aspettavano di vedere cedere o esplodere, è rimasto fermo come una statua nella tempesta. Non era freddezza, era una fiducia ostinata, quasi sacra. Mentre i mormorii più maligni cominciavano a moltiplicarsi e i giornalisti preparavano titoli spietati, lui ripeteva con voce ferma alla sua squadra: «Io conosco la donna che amo». Non avrebbe mai compiuto un gesto simile senza un motivo capace di romperle il cuore. C'è una spiegazione, e io la troverò. In quell'istante, nel pieno dell'umiliazione pubblica, la sua lealtà è stata il primo vero atto d'amore. Quando il sole stava per sprofondare alle spalle dei minareti e l'assenza di Massine diventava ferita aperta, un segnale digitale ha squarciato l'attesa. Sul telefono del manager di Cenk è comparso un messaggio senza mittente, asciutto fino alla crudeltà. Nessuna parola, solo coordinate geografiche, come un sussurro sulla mappa che rimandava lontano dai riflettori, verso una casetta di campagna nascosta fra alberi e silenzio, quasi fuori dal mondo. Cenk non ha esitato. Ha voltato le spalle al lusso, alle telecamere, alle domande che pungevano come spine, e si è messo alla guida come se quell'unico punto sulla terra fosse l'unica cosa che contasse. Il viaggio l'ha portato in una radura dove il tempo si muove più piano. Niente tappeti rossi, niente cristalli, solo la luce filtrata dalle fronde e l'odore di legno vecchio. Dentro, lo aspettava una scena che nessun tabloid avrebbe saputo scrivere senza tradirla. Massine non era una sposa capricciosa in fuga, era una donna raccolta su se stessa, il respiro corto, lo sguardo pieno di una stanchezza profonda. «Sono scappata», ha sussurrato con la voce incrinata, gli occhi lucidi di lacrime che chiedevano perdono e libertà insieme. «Non da te, Cenk. Da tutto il resto. Dalle aspettative che ci stringono il collo, dalla paura di non essere mai abbastanza, dal terrore di perdermi nel rumore che ci circonda». La risposta di Cenk ha cambiato il peso delle parole forza e protezione. Non ha chiesto conti alla realtà, non ha pronunciato il nome del denaro speso, né quello della reputazione macchiata. Si è inginocchiato per guardarla dal suo livello, ha preso le sue mani fredde e tremanti e ha lasciato che il silenzio preparasse la strada.
Se hai bisogno di respiro, te lo darò. Se serve distanza, la costruirò io stesso. Ma sappi che non vado da nessuna parte. Io non voglio un quadro perfetto per gli altri, voglio la vita vera con te, con le sue crepe. In quella casa di legno, senza officianti né testimoni, è andata in scena la cerimonia più autentica, l'abbraccio lungo, rotto e curativo di due anime che si scelgono di nuovo. Mi fermo un istante e parlo a voi, famiglia di Celebrita dalla Turchia. Quanti avrebbero fermato il mondo per salvare la propria lucidità, come ha fatto Massine? E quanti avrebbero saputo reggere senza imporre, come ha fatto Cenk? Scrivetemi cosa avreste fatto al loro posto. Egoismo o coraggio? Fragilità o lucidità? Voglio leggere le vostre voci. E se questa storia vi tocca, sosteneteci con un like o un'iscrizione, è così che teniamo accesa la luce su queste verità delicate. Il mattino dopo, il pianeta Gossip pretendeva sangue. Conferenze stampa, scuse pubbliche, dettagli morbosi, volevano tutto. Invece, non è arrivato nulla. Cenk e Massine hanno alzato un muro dolce e impenetrabile, impegni cancellati, social in silenzio, e rifugio proprio in quella casa di campagna che aveva visto il loro crollo e la loro rinascita. Una settimana dopo, è stata la sorella di Cenk, quasi senza volerlo, a incrinare il silenzio durante un'intervista. Non uno scoop, ma un filo di saggezza che ha rimesso a posto il cuore di molti fan. Stanno insieme, ma stanno guarendo. A volte l'amore ha bisogno del silenzio, non dei fuochi d'artificio. Quelle parole hanno scatenato un'ondata di affetto digitale senza precedenti. Le bacheche si sono riempite non di accuse, ma di messaggi che celebravano il diritto di essere persone prima che personaggi. Il motto che rimbalzava ovunque era semplice e potente: meglio una pausa sincera che un sì di facciata. Sorprendente, vero? In rete è fiorita una maturità nuova, forse nata proprio dalla vulnerabilità mostrata da quei due. Il vero punto di svolta, quello che ha fatto tremare anche i più cinici, è arrivato quando Cenk ha deciso di parlare. Non in un salotto televisivo, ma con un video girato nel bosco, la luce naturale che cadeva irregolare sulle foglie. Camminando con la camera in mano, ha parlato a cuore nudo: ho capito che un matrimonio non definisce una relazione. Che a volte il silenzio tiene insieme più di 1000 discorsi. E che amare significa anche saper aspettare. Io sono qui, come ho promesso, e aspetto il momento in cui ti sentirai pronta. In poche ore, quel video ha superato ogni previsione, diventando un piccolo manifesto sull'amore che non fa rumore ma resta. La risposta di Massine è arrivata il giorno dopo, lieve come un soffio e forte come un vento di mare. Nessun comunicato, solo una storia su Instagram. Una foto delle loro mani intrecciate, non perfette, vere, con una didascalia capace di far vibrare mezza Turchia. Grazie per non avere mollato la mia mano quando io stessa volevo lasciarla. I cronisti sono rimasti senza parole. La squadra che li segue ha diffuso una nota scarna: Cenk Torun e Massine Merabet hanno scelto di dare priorità al proprio benessere personale. Nessuna nuova data, nessun proclama. In un mondo che misura l'amore in carati e copertine, loro hanno scelto la rivoluzione più grande: la privacy. Hanno deciso di ricostruire la loro casa un mattone alla volta, lontano dai riflettori, basandosi su verità e non su coreografie. Forse un giorno ci sarà un altro annuncio, forse no. Ma, come ha scritto un fan con rara chiarezza, si sono già promessi con lo sguardo, con il perdono, con la verità. E noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni passo con rispetto per questo capitolo fatto di intimità e rinascita, perché anche nel caos l'amore autentico trova sempre il modo di farsi sentire, anche quando parla piano. E voi, cosa pensate? Questa prova li renderà indistruttibili o le cicatrici di quel giorno bruceranno a lungo? Raccontatemelo nei commenti, la vostra voce fa la differenza. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio. Da Celebrita dalla Turchia, un abbraccio, e alla prossima verità che merita di essere raccontata.